Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi volevo farvi vedere come ho posizionato alcuni complementi di arredo che ho comprato recentemente e che devo ammettere mi piacciono tantissimo e vanno ad abbellire e anche rendere più eleganti gli spazi della mia casa. Nelle scene precedenti avete visto che ho comprato alcuni cestini da inserire negli armadi. Li ho trovati molto comodi, tra l'altro sono anche molto economici e li ho utilizzati in particolare per metterci i vestiti delle gemelle o comunque dei bambini, perché essendo abiti molto piccoli come ad esempio i pantaloni o i body tendevano a rimanere sempre in disordine all'interno dell'armadio, mentre con questi organizzatori ho risolto questo problema. Esteticamente l'armadio è più bello e tutti i vestiti sono ordinati. Poi mi sono veramente sbizzarrita a comprare dei dispenser per sapone coordinati, quindi in ogni bagno ho scelto dispenser adeguati. Per esempio in qualche bagno ho preso quelli neri che avete appena visto, che stavano meglio con i colori della parete e della rubinetteria, e per altri bagni, come vedrete tra poco, li ho presi bianchi. Su ognuno di questi dispenser ho applicato l'etichetta adesiva che è anche resistente all'acqua e devo ammettere che rendono il bagno molto più elegante a colpo d'occhio, perché in questo modo ho potuto eliminare tutti i barattoli degli shampoo e bagnoschiuma che hanno colori molto vari e diversi e non stavano bene. Poi ho anche deciso di diciamo arredare un pochino la mia scrivania. Ho preso questo tappetino per computer e per mouse, quindi soltanto uno intero, non più un tappetino piccolo solo per il mouse, ma un unico tappeto nei toni del rosa che secondo me stava bene con la mia scrivania color legno rovere. Poi ho preso anche un diciamo rilevatore di umidità e di temperatura per poter regolare meglio questi due parametri all'interno della stanza. Ecco qui i dispenser bianchi di cui vi parlavo prima. Come vedete li ho presi bianchi opachi con questo dettaglio in color legno rovere, che secondo me stava benissimo con i colori di questo bagno dove li ho posizionati, perché il pavimento è del colore rovere e le piastrelle sono bianche, come state vedendo. Ho comprato anche questo accessorio abbastanza particolare che ho visto tantissimo girare online sui vari social e quindi ho deciso di provarlo anch'io. È fantastico, ve lo consiglio se avete un lavandino in acciaio come quello che state vedendo, perché intanto si intona benissimo e si può attaccare, incollare molto bene, basta asciugare la superficie e rimarrà attaccato senza mai scollarsi nonostante venga tutti i giorni bagnato con l'acqua. Io lo utilizzo per appenderci le spugnette, infatti in seguito ne ho comprati altri due che ho applicato vicino a questo in modo da nascondere tutte le spugnette, non rimangono più quindi in giro sul lavandino, il lavandino è molto più ordinato e le spugne si possono anche asciugare molto più facilmente. Nel frattempo mi sono anche occupata di rifinire alcune zone della casa che erano rimaste indietro. Come vedete c'era questa parete dove dobbiamo ancora mettere la porta, che ovviamente poi abbiamo provveduto ad installare, che non era stata né rasata né stuccata né dipinta. Quindi, essendo che era una parete molto piccola, ho deciso di fare da sola e quindi dopo averla rasata, cioè dopo averla stuccata e poi rasata, ho dato il bianco.
ho deciso di dare questo colore bianco opaco, che poi è un RAL 9010, e è stato abbastanza facile, anche un lavoro molto rilassante che ho fatto nel giro di una, massimo 2 ore, ascoltando la musica e qualche podcast. Questo è il risultato finale, certo non sarà preciso, ma non essendo una delle stanze principali della casa, io sono molto soddisfatta anche per l'arredo che ho scelto per questa parete. In un'altra stanza, che potete immaginare che è una delle camerette dei bambini, abbiamo deciso di mettere tutti i mobili dell'IKEA. Se siete interessati alla cameretta nello specifico, posso farvi un home tour o comunque una cameretta tour più che altro sul mio primo canale, quindi seguitemi anche sul mio primo canale, vi lascio il link giù in descrizione. Comunque, dopo aver installato e montato i mobili, ho deciso di abbellire i mobili con questi pomoli che ho trovato online. Per mio figlio ho scelto queste fantasie di animali e dinosauri, mentre invece per le femmine ho optato per delle fantasie più femminili con colori più tenui, diciamo con colori più pastello, che segnano, diciamo, le stagioni e il cambiare del tempo. Anche a lei ho selezionato qualche pomolo con dei disegni di animaletti e poi sono riuscita a trovare anche dei pomoli a forma di cuoricino rosa molto carini. Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time. Ed eccomi qui ragazze con un altro lavoro che ho svolto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Mi sono dedicata a fare in casa da sola le bomboniere per le mie figlie. Io generalmente in tutte le occasioni in cui c'è necessità di fare dei lavori come ad esempio bomboniere o altri lavori del genere, preferisco sempre farmeli da sola, partendo da zero senza dover andare a comprarle nei negozi, ordinarle a qualcun altro. Io questo genere di lavori me li faccio sempre in casa da sola, un po' perché risparmio, neanche troppo devo ammettere, ma semplicemente perché a me piace tantissimo, come sapete, fare le cose da sola, a mano, con la mia fantasia, con la mia creatività. Secondo me questo aggiunge un valore ancora più alto all'oggetto in sé e poi mi piace anche per il fatto che ovviamente sono dedicate ai miei figli, quindi quando si parla di bomboniere sono dedicate ai miei figli e averle fatte io mi dà una soddisfazione ancora più grande. Nello stesso tempo lo trovo anche un bellissimo passatempo che stimola la creatività, l'ingegno e niente, ogni volta imparo sempre qualcosa di nuovo e anche se non saranno perfette come quelle comprate, per me hanno un valore speciale e quindi sono molto felice di avere, comunque di aver avuto l'occasione di più volte fare da me questo genere di lavori. Quindi vi consiglio con i miei video e anche con appunto i miei post attraverso i miei social, spero di riuscire a stimolare anche voi che state guardando a fare qualsiasi cosa da sole, anche se pensate di non essere capaci, vedrete che con un po' di impegno, ingegno e fantasia riuscite a tirare fuori dei lavori sopra ogni aspettativa. Quindi io sono rimasta contenta per esempio di queste bomboniere, ma anche di quelle che avevo fatto in precedenza, perché comunque cioè alla fine se vi fate le cose da voi, da sole, senza andare a coinvolgere qualcun altro, saranno sicuramente come ve le siete immaginate e quindi avrete sicuramente molta più soddisfazione. Va bene, niente, dopo questa opera di convincimento, diciamo, vi volevo far vedere anche attraverso queste immagini come realizzo i fiocchi a mano. È una cosa che spesso mi chiedete magari sotto i video come commenti o anche su Instagram e quindi attraverso questo video spero che abbiate potuto capire come realizzo i fiocchi. In questo caso ho fatto dei fiocchi doppi con dei ciucci, all'interno ho messo 2 ciucci perché appunto 2 gemelle, però potete anche fare lo stesso procedimento per realizzare un fiocco singolo senza ciuccio oppure con il ciuccio, ma che anche possa essere un altro decoro, un altro ciondolo da inserire. Vedete, qui vi rifaccio vedere il procedimento. Io utilizzo la tecnica delle 2 dita
però se andate un pochino a vedere online di tecniche ce ne sono tantissime, ad esempio la tecnica della forchetta, la tecnica dei 2 anelli, eccetera, eccetera. Io quando devo fare dei fiocchi per occasioni di questo tipo, per compleanni, per la nascita, per le bomboniere, eccetera, o anche solo per far giocare magari mia figlia, gli insegno a fare queste cose qua, utilizzo la tecnica appunto delle 2 dita. È molto semplice, nel giro di veramente mezz'ora realizzate tantissimi fiocchi e in questo modo, ad esempio, se avete da fare delle bomboniere, le avete fatte già pronte, come volevate voi, senza dover delegare a nessuno. Qui invece vi faccio vedere i pomelli a forma di cuore rosa che ho trovato su internet, sono bellissimi e secondo me si intonano anche bene con il colore dell'antina di questi armadi. Bene ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di ispirazione per arredare la vostra casa, per la decorazione e per il fai da te, e soprattutto che vi abbia intrattenuto e rilassato. Vi ho lasciato in ultimo anche le immagini del mio ultimo libro, se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione, è disponibile su Amazon. Adesso vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e ci vediamo il venerdì qui su questo canale con un nuovo Silent Vlog. Ciao!